Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Oggi la parola d'ordine è velocità e chi meglio di questa bellissima vettura di casa Slot poteva incarnare questa parola. Stiamo infatti parlando della Oreca 07 che ha partecipato alla 24 ore di Le Mans del 2023. Tra l'altro questa ha una colorazione molto particolare che andiamo subito a scoprire nel suo unboxing dedicato. Ed eccoci pronti ad aprire la confezione di Slot It che contiene questa meravigliosa Oreca 07. Già dalla confezione, da questo plexiglass che lascia intravedere 3/4 della vettura, si può già percepire la doppia colorazione. Abbiamo infatti da un lato un giallo abbastanza intenso e dall'altro un verde lime. Sfiliamo il tipico cartone arancione che avvolge la nostra confezione e andiamo a togliere la vettura dalla sua teca di policarbonato trasparente. Anche in questo caso, come sempre avviene nelle vetture del marchio Slot It, apriamo un'ulteriore sagoma in policarbonato a protezione della vettura. Questa in pratica la va a bloccare all'interno della sua teca e soprattutto va a preservarla da ogni possibile urto o danneggiamento che potrebbe avvenire appunto durante le fasi di trasporto. La vettura come sempre è fissata sulla sua basetta di colore nero. Nella parte anteriore abbiamo il marchio Slot It e poi il nome della vettura, in questo caso Oreca 07. Qui di fianco ci dice anche l'indicazione della colorazione, ovvero la livrea a quale gara è stata ispirata. In questo caso abbiamo la 24 ore di Le Mans del 2023, prima classificata tra le LMP2. La vettura è veramente molto bella e già si notano i numerosi dettagli che Slot It applica come sempre su tutte le sue vetture. Girando la basetta al contrario andiamo come sempre a scoprire il classico sacchettino dei sali che evita così il formarsi dell'umidità all'interno della vettura, visto che contiene parti elettriche come ad esempio il motore. Un altro sacchettino trasparente che va a contenere la classica brugola e i grani M2 per poter andare ad applicare alcune regolazioni sulla vettura, l'accessorio indispensabile per andare a digitalizzare anche questa favolosa LMP e poi abbiamo l'aggancio della vettura alla nostra basetta. È una vite in plastica che permette di fissare la nostra macchina sulla basetta originale. Questa vite va ad incastrarsi nel banchino motore in un'apposita asola che troviamo in tutte le vetture del marchio italiano Slot It. Tenendola in mano ci rendiamo subito conto di quanto sia di generose dimensioni questa vettura. È chiaramente una vettura dedicata alla velocità. È una LMP, una delle vetture più veloci nella realtà in scala 1:1 e così anche Slot It ha voluto dotarla di un banchino angle winder, motore a cassa lunga e rapporti idonei per farla andare veloce anche sulle piste di tutti gli slot club. Come prima cosa andiamo a dividere la carrozzeria dal telaio in modo da poterne scoprire anche gli interni, ma soprattutto la costruzione meccanica della stessa. Telaio e carrozzeria sono vincolati mediante 3 punti di attacco. Abbiamo 2 punti nella parte anteriore della vettura e un solo punto nella parte posteriore. Ed eccoci con la vettura smontata. Mi piace molto l'approccio che Slot It utilizza per montare le sue vetture. Abbiamo infatti le 3 viti che tengono unite le 2 parti, già di tipo imperdibile, quindi hanno un passo metrico e poi l'ultima parte libera dal loro filetto. In questo modo la vettura ha già la possibilità di basculare più liberamente e quindi offrire una sensazione di guida sicuramente migliore. Partiamo dalla carrozzeria. Notiamo subito che questa è veramente ricca di particolari. Abbiamo 2 generosi specchietti posti ai lati della vettura stessa e poi abbiamo questi 4 fori, questi 4 incavi che ci permettono di andare a visionare dall'alto le gomme della nostra slot car. Bellissimo il tergicristallo anteriore, anzi direi una vera e propria opera d'arte. Vi avvicino la vettura per farvi vedere quello che intendo. Come vedete è completamente scavato. Riuscite a notare che il tergicristallo è praticamente tutto completamente forato, quasi come se fosse una fotoincisione. Molto belle anche le 2 antenne sul cofano anteriore. Sono di materiale gommoso per cui non subiscono problematiche in caso di urti o di capottamenti della vettura stessa. L'alettone posteriore ha un sistema di fissaggio a 3 punti. Abbiamo infatti 2 punti laterali sui 2 parafanghi posteriori e poi un punto centrale nell'ala della vettura
stessa. Sicuramente aggressivo ed impatto il muso della vettura, con queste appendici aerodinamiche ben incastonate, ben incastrate nel muso, che donano un aspetto aggressivo a tutto il frontale della nostra vettura. E poi, come sempre, non poteva mancare la finitura del pilota. Anche se qui si vede veramente molto poco, Slot-It non si è risparmiata nell'andare a disegnarlo e a decorarlo nel migliore dei modi. Guanti e tuta in tinta con quello che è la livrea della carrozzeria, così come il casco ben dipinto e rifinito, dona sicuramente un aspetto gradevole a tutto il modello. Giriamo la carrozzeria al contrario e andiamo a scoprire quello che è l'abitacolo. Un abitacolo inserito nel centro della nostra vettura, veramente molto scarno, potremmo dire un abitacolo minimale. Infatti, come possiamo notare, è già tutto pretagliato e preforato in tutti quei punti che non necessitano il riempimento di plastica. Questo va a tutto vantaggio del peso generale della nostra vettura, ma soprattutto del peso che sta in alto, facendo diminuire così il baricentro della nostra vettura verso il basso. La particolarità di questa carrozzeria è che è sostanzialmente divisa in due parti. Abbiamo infatti una sezione anteriore che va ad incastonarsi in una sezione centrale posteriore, e qui lo notiamo perfettamente sui lati della vettura. Infatti queste due parti non sono state completamente fissate, questo è voluto. In questo modo si va a donare alla scocca della vettura un effetto di torsione maggiore rispetto ad avere un'unica scocca in monoblocco. Anche in questo caso i tecnici e i progettisti di Slot-It ci hanno visto lungo e hanno utilizzato un occhio di riguardo per chi vorrà utilizzare questa vettura nelle competizioni. Questa parte nera anteriore non deve trarre in inganno, è solo e semplicemente verniciata, ma non è una terza parte aggiunta, quindi è un tutt'uno con la parte anteriore della nostra vettura. Non ci sono altri fronzoli. La carrozzeria della nostra Oreca 07 finisce qui in tutto il suo splendore. E passiamo ora a quello che è il telaio di questa stupenda macchina. È un telaio, come già si può notare, completamente piatto, basso, largo e con un banchino motore un po' diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Infatti monta già un banchino in evoluzione Evo 6, quindi a 6 punti di attacco sul telaio, con un motore Angle Winder. Questo è un motore flat, quindi leggermente più basso rispetto ai motori a cassa lunga tradizionali che siamo abituati a vedere montati sulle vetture. Questo perché? Perché va a ridurre lo spessore del motore, permettendo così di abbassare ancora ulteriormente il baricentro della macchina, permettendo così anche alla carrozzeria di essere montata più bassa e più adiacente al suolo. Anche in questo caso sul motore è presente la classica etichetta oramai obbligatoria con la scritta Galileo Engineering. Il banchino è fissato al telaio mediante 6 viti. Abbiamo infatti 2 viti nella parte anteriore del nostro banchino, 2 laterali e 2 posteriori. Questo ci dà la possibilità di andare a montare le sospensioni addirittura in 6 punti diversi. Sul banchino è anche presente il magnete. Questo sta esattamente sotto l'assale posteriore. È di facile smontaggio, infatti basterà semplicemente andare a puntare queste parti che vediamo nella parte sottostante della nostra vettura per far fuoriuscire dalla sua sede il magnete e poterlo togliere. La meccanica, come sempre, è di tipo professionale. Assale in acciaio rettificato che ruota su 2 uniball all'interno del banchino motore. Al posteriore abbiamo i soliti cerchi in alluminio, sono cerchi di tipo professionale, vanno ad essere fissati sull'assale mediante 2 grani. Non vi fate trarre in inganno se il cerchio è di colore nero. Questo è stato semplicemente verniciato per dare una uniformità di insieme tra lui e l'inserto nero della ruota. Corona, come si vede, in materiale bicomponente. Denti della corona in materiale plastico, mentre l'attacco all'assale posteriore è in alluminio. Viene fissato anche questo mediante un grano M2. Il motore è fissato poi al suo banchino tramite 2 viti che permettono così un più saldo fissaggio del motore stesso, evitando così spiacevoli movimenti che potrebbero in qualche modo andare ad influire in modo negativo sull'andamento della vettura. Spostandoci nella parte anteriore della nostra Oreca 07 andiamo subito a vedere l'assale anteriore. È un assale unico che va a collegare le 2 ruote anteriori. Qui troviamo i cerchi in materiale plastico. Come abbiamo già detto più volte, questo materiale serve a alleggerire ulteriormente la parte anteriore della vettura e il peso complessivo della stessa. Il pick-up è il classico pick-up a lama avanzata
a vite di slot it. Non ha nessun tipo di gioco verticale, ma va ricordato che mediante l'utilizzo di queste vite è sempre possibile allentare il nostro pick-up per poter fare in modo che questo vada a scorrere all'interno della sua sede. Classiche le spazzole slot it in rame e poi i cavi motore in materiale siliconico che hanno il compito di portare corrente dalle nostre spazzole fino al motore. Come sempre, circa a metà della loro lunghezza abbiamo un jack di unione che permette sia di andare a fare una normale manutenzione o al motore o alla parte anteriore della vettura, quindi al nostro pick-up o alle spazzole, senza dover smontare completamente tutta la parte meccanico-elettrica della stessa, oppure andare ad inserire il chip utile per la digitalizzazione. Il telaio è praticamente piatto, in gergo si potrebbe dire che è una mattonella. Questo ci fa pensare da subito ad una vettura veloce ma estremamente sicura e pulita. Avremo poi modo di provarla sulla pista del Slot Clubastic Calabroni Rossi per scoprire le sue reali doti da velocista. È giunto il momento di andarne a prendere come sempre i pesi e le misure. Vado a rimettere i copertoni in modo tale da non avere misure ma soprattutto pesi fuorviati e lascio così il responso al calibro e alla bilancia. Ho già posizionato la bilancia con il suo relativo supporto e sono pronto ad andare a misurare il peso di questa carrozzeria. Alla prima pesata compare 17,4 grammi. Come sempre alziamo, aspettiamo lo 0 e riposizioniamo. 17,4 grammi per la carrozzeria dell'Oreca 07. E ora il turno del telaio. Lo posizioniamo sulla nostra bilancia, abbiamo 59,9 grammi. Anche in questo caso ci affidiamo alla seconda pesata e abbiamo nuovamente 59,9 grammi. Ora rimontiamo il tutto, ritorniamo alla macchina così come era uscita da scatola, comprensiva di magnete, e andiamo nuovamente ad azionare la bilancia. Eccoci pronti a pesare la totalità della nostra vettura. Abbiamo 77,8 grammi. Alziamo e riabbassiamo la vettura sulla bilancia. 77,9 grammi, 0,1 grammi di tolleranza. Proviamo per la terza volta per avere il peso effettivo e abbiamo 77,9 grammi. Passiamo subito a prenderne la misura. Partiamo dalla lunghezza. Io come sempre mi avvalgo di un calibro in plastica per non andare a rovinare la carrozzeria. Vado a stringerlo attorno alla vettura e a leggerne la sua misura. 149 mm, 14,9 cm è la lunghezza di questa Oreca 07 Slot It. Ma quanto sarà larga questa vettura? Partiamo dal posteriore. Abbiamo le ruote che sporgono leggermente dalla sagoma della carrozzeria e quindi ci danno una misura pari a 66,5 mm. 6,65 cm. Nella parte anteriore abbiamo subito una misura più piccola. La macchina è infatti leggermente più stretta. La misura del calibro si ferma a 61,5 mm. 6,15 cm. Anche in questo caso voglio darvi la misura del passo, ovvero la misura da centro ruota anteriore a centro ruota posteriore. Il passo di questa vettura è di 9,2 cm, 92 mm. Va ricordato che il pick-up si trova ancora più avanti dell'assale anteriore, quindi volendo andare a fare una misurazione tra il centro del pick-up e il centro dell'assale posteriore abbiamo una misura pari a 11,1 cm, 111 mm. Ragazzi, è giunto per adesso il momento di mettere alla frusta questa vettura, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito in pista.
Quello che ho ipotizzato quando ho tenuto in mano questa vettura, quando ne ho fatto l'unboxing qui sul tavolo di Slot Car Tech, si è poi dimostrata la verità, ovvero una vettura veramente ed estremamente facile da guidare, veloce, agile quanto basta per non mettere proprio nessuno in difficoltà. Sì, certo, è vero, forse sulla nostra pista astigiana, che non ha un rettilineo particolarmente lungo, avrebbe avuto bisogno di una rapportatura adeguata. Il motore infatti spinge oltremodo, ma non riesce mai ad arrivare al limite e quindi non può esprimere appieno tutta la sua potenza. Per il resto, come ho già detto, una macchina estremamente veloce. È molto difficile uscire con questa Oreca 07, si fa veramente in fretta a prendere confidenza con questa vettura. Anche le gomme originali si sono dimostrate più che efficienti sul nostro circuito in legno. Ricordo sempre che io utilizzo la vettura originale da scatola, sia con le gomme sia addirittura con il magnete ancora montato. La nostra pista, infatti, essendo in legno con le bandelle non magnetiche, non ha assolutamente alcuna influenza sul responso della vettura. Posso dire però che, come sempre, con le vetture di casa Slot It mi sono veramente molto divertito. Sono vetture molto facili da guidare nonostante la loro professionalità. Sono vetture che ti permettono di esprimere il tuo potenziale senza rischiare più di tanto, e poi ti viene subito voglia di prepararle per andare a scoprirne tutti i limiti, e sarà sicuramente una delle prossime cose che faremo. Ragazzi, come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante la macchina, se quello che avete visto vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, siamo quasi arrivati a 1000 iscritti e il traguardo ormai è vicino. Io come sempre vi do appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.